Buongiorno, oggi faccende domestiche, lavanderia è pieno dell'acqua perché poi si va a nord, nel nulla. Voilà! Aiuto! Che spaventi! Tieni! Ed ecco qua la lavanderia, che è una cosa che non ci piace fare, però ogni tanto ci vuole. Dovremmo aver fatto tutto, aver fatto scorta di viveri, di gasolio, di AdBlue, aver fatto la lavanderia, l'acqua, tutto il possibile. Quindi lasciamo la civiltà, lasciamo Whitehorse e ci incamminiamo verso nord. Vediamo oggi dove riusciamo ad arrivare. Dimenticavo, lasciamo anche l'Alaska Highway perché adesso percorreremo per salire la Klondike Highway, che è ancora più recente rispetto all'Alaska Highway perché è stata costruita tra il 1950 e il 1955. Quindi noi siamo qui a Whitehorse e andiamo su verso Carmacks. Stiamo arrivando al bivio dove, proseguendo dritti, si continua sull'Alaska Highway e invece noi forse gireremo a destra perché qualcuno era sovrappensiero e stava tirando dritto. Abbiamo girato. E l'Alaska Highway la percorreremo poi al ritorno. Questo posto è famoso per il cinnamon roll, che dovrebbe essere il più buono del mondo, ma noi l'abbiamo già assaggiato da un'altra parte che dovrebbe essere il più buono del mondo. Quindi, boh, adesso testiamo. Che bello, guardate che bei fiorellini! Wow, bellissimo! Questa è la Cinnamon Buns da $13, è quella più piccola perché c'è anche più grossa. Il tuo compito è tagliarla. Quindi? La più buona qualità. No, questa deve essere quella più buona del mondo. Secondo posto. No. È stato il nostro pranzo, ma è rimasta la fetta della vergogna, Sì. Adesso? È la tua. E adesso lo dividiamo. No, 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 è la tua. Allora mangiamo stasera. No. Mangiamo stasera. E in viaggio con Ranger è arrivato a Carmacks sulla Klondike Highway. Sei contento? Felicissimo. Il villaggio di Carmacks prende il nome da George Carmack, che all'inizio del Novecento aveva costruito qui un trading post. Questo villaggio è un punto strategico perché si trovava sulla confluenza del fiume Yukon col fiume Norderskjold.
Cosa succedeva qui? Che i battelli fluviali che partivano dai White Horse diretti a Dawson City si fermavano per fare il rifornimento di legna. Questo avveniva d'estate, mentre d'inverno c'era una strada che veniva percorsa solamente dai cavalli e qui c'era una stazione di cambio dei cavalli, perché ogni 20-30 miglia i cavalli dovevano essere sostituiti, e quindi qua c'era proprio questo punto strategico. Questo villaggio ora conta 550 abitanti, sembra praticamente abbandonato, non c'è molto, però d'inverno è una tappa delle gare di slitta trainata da cani che si svolgono in questa zona. E siamo arrivati al Five Fingers Rapid. Qui è il punto dove i battelli che risalivano lo Yukon dovevano agganciarsi al cavo d'acciaio per passare queste rapide. Esattamente dovevano passare tra l'isolotto che si vede là e la sponda del fiume, perché dall'altra parte non c'era il passaggio, quindi era qui che si dovevano agganciare al cavo d'acciaio per non rischiare di sbattere contro le rocce, perché il passaggio era molto stretto. Siamo arrivati in un altro posto vivissimo, amore! Bellissimo. Siamo a Pelly Crossing, dove questo ponte attraversa il fiume Pelly. Ma pensa a vivere qui! Ci pensare. E pensate vivere qui, ma non d'estate adesso che ci sono 21 ore di luce, ma D'inverno quando ce n'è 5 con 2 metri di neve a meno 40. il tuo sogno, Ti conservi bene. il posto ideale per te. Che pace in questo posto. Siamo venuti qui perché volevamo un posto tranquillo dove farci la doccia e abbiamo trovato un paradiso e non ci sono le zanzare finora. Buongiorno. 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 Insomma, ve lo diremo poi durante la giornata se è stato un buon giorno o meno. Beh, l'inizio All'inizio è tragico. Piove, vabbè, piove, ci sta, piove. Siamo scesi per chiudere la cellula, la porta, tirare su scalette, tutto è stato invaso dalle zanzare. Una miriade di zanzare mi hanno morsicato tutte le braccia perché ero maglietta. Vabbè, vedremo. Questo posto che era bellissimo lungo il fiume non siamo riusciti a fargli una foto perché ieri sera siamo arrivati nuvola di zanzare nonostante il sole e quindi non siamo scesi. Stamattina abbiamo detto beh, stamattina scendiamo, facciamo le foto, piove e ci sono le zanzare, quindi tragedia. Però adesso si inizia l'avventura verso
nord. Verso nord. Speriamo in bene, perché la strada è tutta sterrata e non è inghiaiata, è solo terra. Questo è l'ultimo rifornimento prima di iniziare la Dempster Highway. Costo? Quanto siamo arrivati? Non c'è neanche scritto. Siamo partiti a pagarlo $1,02 canadesi e siamo arrivati quindi a $1,09. ...721 km di autonomia. Il prossimo distributore dice che è a 370 km, quindi dovremmo essere tranquilli. E quindi in questa bellissima giornata di pioggia inizia l'avventura, la nostra Dempster Highway. Siamo arrivati in questo bellissimo centro informativo sulla Dempster Highway, è a circa 70 km dall'inizio. Fuori c'è uno spettacolo di fiori colorati, peccato che il tempo è quello che è e non possiamo godercelo. Siamo dentro? Tisana calda e stufa accesa, si sta benissimo. Guardate qua dentro l'armadio, ci sono tutti i teschi degli animali di questa zona e anche dei rapaci. Dopo 70 km questa è la nostra cellula dietro, cioè la scaletta è inutilizzabile. Sono sconvolta, aiuto. Laggiù c'è il fiume ancora ghiacciato, si vede il ghiaccio da una parte e dall'altra del fiume, è impressionante. Il tempo è sempre pessimo e siamo sporchissimi. Però guardate che colori e che spettacolo! C'è un tempo da sonno. Mamma mia. Continua a piovere, sono 300 km piove ininterrottamente. 220 km di strada sterrata, abbiamo quasi finito, abbiamo soltanto più 600. Devo dire che comunque la strada tutto sommato è abbastanza
abbastanza in buono stato, non è asfaltata ma si può fare. Si sporca un po' la macchina. La macchina è in uno stato paura, che la strada è mezza di fango, è un po' inghiaiata ma sul fondo è terra, quindi la macchina è nera. La puliremo. Panorama sarebbe anche bello perché la strada costeggia il fiume. Il problema è che non si può neanche aprire il finestrino perché entra acqua e fango. Dai che domani sarà ancora peggio. Uffa. Il tempo non migliora e la strada peggiora, è sempre più piena di buche, quindi velocità media è scesa ai 40-50 per la gioia di Matteo che cerca di schivare le buche, ma ce ne sono troppe. Siamo arrivati di nuovo nella civiltà, no? Civiltà è un parolone, però Lì c'è il bar. Però c'è il bar e c'è anche il comunque, wifi. in 5 ore e 45 minuti abbiamo fatto 370 km. Siamo entrati a Eagle Plains sorseggiando un tè caldo e sembra di essere in un altro mondo perché fuori il nulla e poi qui dentro un ambiente accogliente, un hotel a tutti gli effetti, un po' anni 70 diciamo la verità. Vabbè, non l'hanno più sistemato da quando l'hanno costruito, però diciamo che rispetto al fango che c'è fuori perlomeno è carino, pieno di animali imbalsamati, un po' discutibile, però la tipicità del posto. Questo è lo stato in cui è la nostra macchinina oggi. Non sei un po' preoccupato? Mamma mia, come faremo a farlo vedere pulito? Spaventosa. Ora, anche se siamo a metà serbatoio, facciamo il pieno perché non si sa mai in questi posti. Questa è la pompa del diesel. Così è. Qui hanno anche l'officina e guardate quant'ha di blu. Non ci posso credere, non diciamoglielo a Matteo. Quindi rifornimento a Eagle Plains, abbiamo pagato poco più di $2 al litro. Al litro. Considerando Ci dove sta, siamo. no, qua ci sta. Poi la modernità delle pompe va pagata, quindi. No, comunque abbiamo trovato un ragazzo gentilissimo. Francese che si è trasferito qui per 2 anni, pazzo, no, veramente qui è da 3 settimane, perché secondo me 2 anni qua non ci resiste. Però dai, è stato un incontro interessante. Sì.
Dove ci siamo fermati, come al solito, non siamo riusciti a farvelo vedere da fuori perché abbiamo fatto una corsa folle per entrare senza essere assaliti dalle zanzare e senza portarcene dentro troppe. E già così ne abbiamo uccise. Ma almeno 5 o 6. E adesso stiamo cucinando, siamo chiusi dentro. Qui si possono ammirare le zanzare che ci stanno perseguitando dalla retina e la vista è bellissima nonostante il tempo non sia dei migliori.